Le apparizioni di Gimigliano. Nel periodo compreso tra il 1948 e il 1985, a Gimigliano, località situata nel territorio del comune di Venarotta, nella provincia di Ascoli Piceno, si sono verificate numerose manifestazioni della Madonna. Questi eventi divini hanno assunto particolare rilevanza in quanto la Vergine ha comunicato con diversi veggenti. Ciò che conferisce loro un carattere straordinario è la presenza di una fotografia del volto santo di Gesù, ottenuta tramite una Polaroid, la quale corrisponde al volto della Sacra Sindone. Il 18 aprile 1948, la Madonna apparve per la prima volta ad Anita Federici, una giovane contadina di 13 anni, presso una rupe tufacea a Gimigliano di Venarotta. Anita, afflitta da una malattia agli occhi, stava raccogliendo legna nel bosco quando la Madonna le parlò nel dialetto locale, invitandola a pregare per la conversione dei peccatori. Queste apparizioni si susseguirono per altre 25 volte, culminando il 23 maggio 1948 con la consegna da parte della Madonna della corona della penitenza e del dolore. Prima delle apparizioni della Madonna, un angelo si era manifestato nei giorni 3, 4, 9, 10 e 11 aprile 1948, raccomandando alla veggente di pregare intensamente e di recarsi da Padre Pio. Il 18 aprile, la Madonna apparve circondata da 4 angeli, accarezzò Anita e le confidò 3 segreti. Successivamente, la veggente tentò di intraprendere la vita religiosa, ma la sua salute lo impedì. Si sposò nel 1962 e si trasferì a Pescarolo di Cremona. Anita non fu l'unica a sperimentare apparizioni mariane. In totale, 564 persone, di età compresa tra gli 8 e i 70 anni e appartenenti a diverse categorie sociali, rivendicarono di aver visto la Madonna. Il vescovo di Ascoli Piceno istituì una commissione diocesana d'inchiesta. Nonostante il parere negativo delle autorità ecclesiastiche, un comitato autonomo raccolse fondi per costruire una cappella sul luogo delle apparizioni, completata nel giugno del 1955. Tuttavia, la chiesetta fu dichiarata inagibile dopo il terremoto del 1972 e rimase abbandonata nonostante i lavori di restauro. Le apparizioni mariane a Gimigliano ripresero il 2 settembre 1985 coinvolgendo altri veggenti, che erano anch'essi numerosi. È rilevante notare che la Madonna non definisce i prescelti come veggenti, poiché non tutti riescono a vederla. Piuttosto, li chiama suoi strumenti, poiché a ognuno è affidato un compito specifico, guidato sia da lei che da Gesù. La grotta di Gimigliano è considerata un luogo sacro, dal quale Dio intende realizzare un progetto di salvezza, coinvolgendo gli strumenti scelti nella collaborazione a tale progetto anche attraverso le loro sofferenze. Rosina è emersa come una sensitiva di particolare rilievo grazie ai messaggi significativi che ha ricevuto, ma va notato che ci sono stati diversi sensitivi e strumenti coinvolti nel contesto delle apparizioni mariane a Gimigliano. Alcuni di loro hanno avuto esperienze di visione prima di Rosina, anche se potrebbero non averle condivise per modestia o timore di non essere creduti. Ulteriori strumenti sono stati scelti in seguito dalla Madre Celeste. Ciascun strumento o veggente, pur condividendo numerosi elementi comuni, possiede un carisma unico. Ci sono coloro che vedono, parlano attraverso la visione e ricevono messaggi che sono rivolti a tutti. Altri hanno ricevuto il dono della conoscenza, capendo anche a distanza le malattie o altre difficoltà fisiche e morali, trovando a loro volta aiuto dalla Mamma Celeste. Altri ancora hanno il dono di percepire le malattie delle persone che si avvicinano e vengono guidati a compiere gesti come posare la mano sull'infermità, seguendo la guida della Madonna. Rosina, nata nel 1938 a Montecassiano, Macerata, e residente ad Ascoli Piceno, è una casalinga e madre di 5 figli. La sua vita è caratterizzata dalla semplicità, laboriosità e disponibilità verso gli altri, nonostante le difficoltà di salute. I suoi solidi principi religiosi, morali e umani le conferiscono una grande fiducia anche nei momenti più difficili. Le prime manifestazioni del soprannaturale iniziarono durante l'aggravarsi della sua infermità. Affetta da una grave flebite purulenta, desiderava recarsi a Lourdes per chiedere aiuto alla Celeste Madre, ma le difficoltà economiche e di salute lo impedirono.
Inoltre, le condizioni fisiche peggiorarono, rendendo difficile anche la sua normale attività casalinga, motivo di preoccupazione per una madre con una famiglia numerosa. Tuttavia, fiduciosa nell'aiuto celeste, stava pianificando di recarsi in un santuario più vicino, nei pressi di Salerno. Durante una notte, una bella signora biancovestita le apparve e le disse di non andare lontano, poiché lei stessa si trovava a Gimigliano da 38 anni e veniva ricordata solo quando le persone avevano bisogno. Questo incontro avvenne il 12 giugno 1986, e Rosina, all'oscuro delle apparizioni del 1948 a Gimigliano, decise di testimoniare la visione e il messaggio della Madonna a un ecclesiastico. Tuttavia, non fu creduta e ne uscì delusa. La Madonna la incoraggiò ad andare avanti e accettare di diventare suo strumento. Il 13 giugno 1986, la Madonna le chiese di recarsi nella chiesa dell'Adorazione e di informare un anziano sacerdote in preghiera che prendesse i documenti del 1948. Successivamente, visitando la grotta a Gimigliano, nonostante fosse in uno stato trascurato, Rosina pregò con amore e riconoscenza. La Madonna, tuttavia, esprimeva il suo dolore per il modo in cui la sua casa era trascurata, affermando che la gente la ricordava solo quando chiedeva favori. In quell'occasione, la Madonna si definì addolorata per tale atteggiamento dei suoi figli. Pochi mesi dopo, il 10 agosto 1986, Maria condivise con Rosina una profezia sulla conversione della Russia tra il 1988 e l'inizio del 1989, sottolineando l'importanza di digiuno e preghiera per tale avvenimento. Successivamente, le chiese di realizzare un quadro con stoffa rappresentante 3 montagne, l'arcobaleno, il sole e l'immagine della Madonna sul suo letto. Durante questa visione, Maria mostrò anche altri strumenti, oltre 30, annunciando che tutti sarebbero stati scelti per una grande missione, poiché avevano cuori puri secondo la volontà di Dio. 7 giorni dopo, le ordinò di recarsi nuovamente a Gimigliano per testimoniare in chiesa e incoraggiare altre persone che, pur avendo il dono della veggenza, lo tenevano segreto per timore di essere derise. In quest'occasione, Rosina ricevette anche la miracolosa guarigione della sua flebite ulcerosa persistente da oltre 10 anni. Durante la visione di settembre del 1986, Rosina, manifestando la sua preoccupazione di commettere errori, rivolse queste parole alla Vergine. Io, Madonna Santa, non so scrivere e provo difficoltà a ricordare fedelmente i messaggi e scriverli, tuttavia non voglio essere disubbidiente. Io ho tanta paura di sbagliare, tienimi sempre la tua mano sulla testa. Madonna, aiutami a comprendere sempre di più. Madonna mia, guidami. Mi metto nelle tue mani, ho paura di sbagliare. Se sbaglio, perdonami e guidami. Perché le cose divine non si possono sbagliare. Madonna aiutami. Madonnina mia, io scrivo anche se non so scrivere, perché sono 40 anni che non scrivo più. Chissà quanti errori faccio. Guidami tu a non sbagliare, Madonnina mia, pensaci tu. Rosina ha cercato di descrivere le sue visioni e il modo in cui normalmente si manifestano. Inizialmente, la visione appare come una nebbia luminosa con piccole teste e volti di angeli. Successivamente, dalla nebbia luminosa emerge la figura della Madonna, circondata dagli angeli, vestita con colori chiari. Tuttavia, quando la Madonna si presenta come addolorata, la luce e la presenza degli angeli scompaiono, e lei indossa abiti scuri con lacrime agli occhi. Le sue raccomandazioni in queste occasioni sono particolarmente commoventi. Quando compare Gesù, non è accompagnato dagli angeli. Rosina riesce a vedere solo il suo volto, simile a quello delle statue ma con un'espressione viva. A volte, lo vede sorridere, ma più spesso lo vede sudato, sofferente e con la corona di spine. Ha anche abbracciato Gesù, ma in queste occasioni lui non le ha parlato. Altre volte, Rosina ha visto la croce, bianca e luminosa, che emette raggi di luce, senza la presenza del volto di Gesù. Dalla croce, però, sente una voce dolce ma allo stesso tempo virilmente risonante, che le comunica i messaggi divini.
Quando Rosina si trovava di fronte alla visione della croce e sentiva Gesù parlare, sperimentava la paura che potesse trattarsi di uno spirito maligno. Tuttavia, la Madonna intervenne rassicurandola con queste parole. È mio figlio che vi parla. Non abbiate paura, perché con la croce non può venire il maligno. Di conseguenza, quando Rosina ha visioni della Madonna, la Madonna le parla e le trasmette i messaggi, incoraggiandola poi a mettere per iscritto quanto ricevuto. Il 1 gennaio 1989, la Madonna ribadì a Rosina: Figlia mia, ti ho sempre guidato. È la mia mano che ti guida quando scrivi. Concedimi tutta la tua fiducia, figlia mia, con grande umiltà e purezza di coscienza, con grande fiducia nel mio potere. Siate sempre giovani nello Spirito. Siate umili e abbiate sempre più comunione con lo Spirito Santo. L'amore sarà più forte quando sarà presente lo Spirito Santo per dirigere e guidare il pensiero. L'emergere di tali eventi ha portato ad una rinascita improvvisa del santuario e ha attirato folle di fedeli dalla fine di settembre 1986. Questi pellegrini non solo provenivano da tutte le Marche e dall'Abruzzo vicino, ma anche da regioni più distanti d'Italia, garantendo una presenza costante di devoti nel piccolo santuario. Durante questo periodo di rinnovato fervore religioso, si sono verificate anche situazioni negative che hanno danneggiato l'immagine del luogo. In particolare, la figura di Paolo Trainini, il controverso divulgatore dei messaggi della Vergine, ha causato problemi. In autonomia, il 25 gennaio 1987, Trainini ha portato a Gimigliano il presunto veggente australiano Cam, che ha persino trasmesso in diretta le sue conversazioni con la Madonna. Questo ha notevolmente ridotto l'affluenza dei credenti nella cappella. Nel 1987, Trainini e il presunto veggente Cam hanno addirittura fondato una scuola di veggenti. Negli ultimi anni, il sensitivo Cam aveva divulgato messaggi in cui la Vergine gli aveva predetto che sarebbe diventato il prossimo Papa. A causa di queste affermazioni, sia Cam che Trainini sono stati ufficialmente scomunicati dal vescovo di Wollongong il 16 giugno 2002. Questa decisione è stata presa dopo un'indagine avviata l'8 ottobre 1998 per conto dell'arcidiocesi. Tra l'altro, nel novembre 1997, Cam si era anche presentato su un canale nazionale australiano, TCN Channel 9, giustificando il suo diritto di avere rapporti sessuali con le sue regine, sostenendo che la Vergine Maria aveva sospeso le leggi normali, comprese quelle sull'adulterio. In effetti, Cam aveva avuto figli fuori dal matrimonio, e il divorzio era stato permesso nello stesso anno. Uno degli elementi più toccanti è il notevole numero di conversioni che si sono verificate a Gimigliano. La testimonianza di questi miracoli può essere apprezzata visitando il santuario, dove un libro in cima alla grotta registra le grazie, e le pareti sono coperte di oggetti, lettere, foto e altri doni offerti dai fedeli in segno di gratitudine. Spesso, le persone accedono alla grotta per raccogliere della terra, considerata dai fedeli come uno strumento divino per i miracoli, poiché la grotta è considerata sacra. La mattina del 6 maggio 1987, dalla Grotta delle Apparizioni sono emersi misteriosamente due raggi di luce, con il fenomeno che ha avuto una durata di circa un'ora. Sia il sacerdote che altre persone presenti, come testimoniato sul resto del Carlino Ascoli del 7 maggio 1987, hanno confermato di aver visto questo evento. Il 1 ottobre 1987, al tramonto, il sole è apparso ai fedeli con un bagliore luminoso e rosso che pulsava come un cuore, con un'aura gialla e rossa e un interno bianco simile a un'ostia. Le dimensioni del Sole erano 3 o 4 volte più grandi del normale, e si avvicinò alla Terra prima di fermarsi. Questo evento è stato documentato sul resto del Carlino Ascoli del 3 ottobre 1987. Nella notte del 6 ottobre a Gimigliano, le stelle e la Luna hanno pulsato, avvicinandosi e allontanandosi, un fenomeno anch'esso riportato dal resto del Carlino del 10 ottobre 1987. Infine, nei giorni 20 e 21 dicembre 1987,
La signora Luciana Tolentino ha raccontato di aver visto il sole danzare vertiginosamente dalle 8:45 alle 9, assumendo colori diversi e presentando 16 raggi. La mattina del 4 febbraio 1988, dalle 1 di notte alle 15:45, un veggente di Gimigliano, attento alle esortazioni della Celeste Madre a osservare i segni celesti, segue un misterioso impulso che lo spinge a catturare immagini Polaroid di un punto luminoso pulsante nel cielo in direzione del Monte dell'Ascensione. Inaspettatamente, riesce a immortalare l'immagine del santo volto di Gesù. Durante questo evento, la Madonna gli rivela: Non avere dubbi su questa foto. Non dubitare che egli avrà il compito di darti grande coraggio e fede. Questo è il vero volto di mio figlio Gesù e nessuno deve nutrire dubbi. Tutto ciò che accade in questo luogo sacro merita rispetto. Gesù Cristo è vivo nella rappresentazione. Il volto santo di Gimigliano costituisce una garanzia dell'autenticità della Sacra Sindone, ottenendone una conferma. La somiglianza con la Sindone è evidente, lasciando pochi dubbi che il volto appartenga alla stessa persona. Un'interpretazione computerizzata della Sindone di Torino è stata confrontata con il volto santo ripreso a Gimigliano, raffigurati a sinistra e a destra rispettivamente. Nel maggio 1989, Gesù rivelò a una veggente: la Sacra Sindone è il vero sudario che avvolse il mio corpo. Mia madre, che è anche tua madre, ha confermato la verità. Quello che è conservato a Torino è il mio volto. La Sindone di Torino è il lenzuolo che ha raccolto il mio sudore, il mio sangue e i miei intensi dolori. La scienza non potrà mai spiegare il fenomeno della Sindone. Il professor Ettore Tavoletti, esperto di arte fotografica e docente presso l'Istituto Statale d'Arte, ha guidato uno studio tecnico sulla foto del volto santo per oltre un anno. La sua conclusione è stata chiara: non ci interessa stabilire se si tratti di un miracolo o meno. Tuttavia, escludiamo la possibilità che sia una riproduzione di qualche immagine preesistente. Se fosse stata una stampa fotografica, un ingrandimento avrebbe rivelato la presenza di punti grigi. Al contrario, osserviamo uno sfondo sfocato ma pulito, senza imperfezioni, tipico di certe fotografie. Ho verificato chi ha scattato la foto, una persona inesperta di fotomontaggi complessi, e ho esaminato la macchina, una vecchia Polaroid commessa a fuoco fissa. Con tale attrezzatura sarebbe stato impossibile fotografare l'immagine sacra e un primo piano della grotta come quello che abbiamo analizzato. Non comprendiamo davvero come sia possibile ottenere un'immagine simile. Il professor Tavoletti rileva una forte somiglianza tra l'immagine del volto santo e quella della Sacra Sindone, ma sottolinea una differenza fondamentale nei parametri del volto, notando che il volto della Sindone appare più nitido, forse perché rappresenta un volto senza vita, mentre il volto santo di Gimigliano è vivo. Lo studio dell'illuminazione del volto nelle foto, dal punto di vista tecnico, risulta sconcertante poiché la tecnica adottata è al di fuori degli standard noti. In conclusione, il professor Tavoletti afferma che se la foto è la prova di un miracolo non sta a loro dirlo, ma possono affermare che è autentica ed originale. L'immagine del volto santo di Gesù posta sull'altare della grotta, con l'intento di suscitare devozione tra i fedeli, ha manifestato effetti prodigiosi. All'inizio di dicembre 1988, durante un'estasi nella grotta, uno strumento di Gimigliano esortava i presenti a osservare l'immagine, poiché sul volto di Gesù, precisamente sul naso, appariva una macchia rossa. Il 13 dello stesso mese, circa alle ore 20, sul volto di Gesù sono comparse 3 macchie di sangue, una sul sopracciglio sinistro, una sulla parte posteriore del naso e un'altra sulla parte destra del naso. Questo fenomeno straordinario è durato circa 15 minuti, di fronte allo sguardo stupefatto di 10 testimoni che hanno poi firmato la loro testimonianza. Prima che il volto santo fosse macchiato, lo strumento veggente aveva osservato l'immagine muoversi e fluttuare, con variazioni di intensità come se fosse riflessa in un'acqua agitata. Il 22 dicembre, circa alle ore 19, sono comparsi altri 2 punti rossi sulla parte anteriore destra dell'immagine sacra del volto santo.
Questo straordinario fenomeno si è manifestato anche sul dipinto vicino di Gesù misericordioso, con una macchia rossa sulla parte destra della fronte, una sullo zigomo destro e un'altra sullo zigomo sinistro. Il miracolo è durato per circa 30 minuti, e oltre ai 13 testimoni che hanno firmato la loro testimonianza, c'era anche la conferma del sacerdote che ha visto l'evento. Infine, il 24 dicembre, alla stessa ora, sono apparsi segni in entrambe le immagini, una macchia rossa perpendicolare sulla fronte di Gesù misericordioso e una grande lacrima nell'occhio destro del volto santo. Questo fenomeno straordinario è durato 15 minuti e 15 persone lo hanno osservato e testimoniato. Numerose sono le testimonianze dei segni e delle grazie, sia spirituali che fisiche, ricevuti dai fedeli che sono venuti a onorare Gesù del volto santo.